se ha da fare, mi scusi, non è una Presidente, sollecitazione. se ha da fare delle domande le porrà. Presidente, quando ho da fare una richiesta formale a fronte le di farà questa quando il test Buscetta avrà finito di deporre, ma non in questo momento, signor Presidente. E chi l'ha detto? Ma una volta Chi lo vieta? Lo diceva il codice, poi No, probabilmente il codice sarà no. cambiato, No, Presidente, ne cambiano tanti. i codici cambiano. Presidente, mi perdoni. Cambiano in meglio, cambiano in peggio, ma il codice non ha mai detto nulla di tutto questo. Presidente, Vabbè, andiamo avanti. Scusi Presidente, Andiamo avanti. per una richiesta formale. Capisco che le tesi e le affermazioni del pubblico ministero non sono gradite al difensore, ma questo rientra nelle regole. Certamente nessuno può impedire al pubblico ministero di fare una osservazione. Il test Buscetta ha indicato di avere nuovi fatti da dire, di avere dei fatti specifici da contestare al signor Riina, e in relazione a questo argomento, a questi argomenti difensivi adoperati dal Riina, io credo che il test abbia qualcosa da dire. Io sono d'accordo con lei, sono d'accordo con l'avvocato difensore anche, fa la sua parte, però non vorrei che mi si togliesse il diritto di rispondere a Riina sulla mia moralità, perché tutto è esatto, tutto è giusto, ma io devo rispondere. Lui ha parlato da solo a Luciardone a Palermo l'altro giorno. Se lui adesso non vuole rispondere, che perlomeno mi si lascia parlare anche a me da solo per rintuzzare quello che lui ha detto. Perché la prima domanda che io farei al signor Riina, se lui mi rispondesse, se per quanto riguarda i divorziati, lui si riferisce a tutti i divorziati del mondo, o lui si riferisce a un ex uomo d'onore giudicato da un ex capo di commissione? Se lui mi volesse rispondere, vorrei sapere se è per tutti i divorziati del mondo che sono immorale o se sono solo io in quanto ex mafioso. Non rispondo. Questo l'ha già detto. Non rispondo. Continui, signor Buscetta. Lei, a proposito dell'osservazione che è stata fatta che i pentiti con le loro... Questo è un discorso che io volevo subito mettere all'inizio, ma volevo che lui dialogasse con me, anche alzandosi dalla sedia, ma che lui dialogasse con me, perché a me mi sembra veramente ridicolo, assurdo, aver letto quello che ho letto delle sue dichiarazioni, dei suoi show televisivi, dicendo che ci sono questi 4 pentiti, che non ci piace stare in carcere, che vanno a braccetto fra di loro, forse il suo controservizio di spionaggio ci ha visti, o che fanno suicidare un povero pubblico ministero, o che mandano in galera un povero vicequestore. Io non ho mandato in galera nessuno, io ho fatto dichiarazione che un magistrato valuta. Io non sono andato a braccetto con nessuno, perché questo abbraccetto non è per la mia dignità. E poi da che pulpito viene quando si uccide il colonnello Rosso per conto suo, e poi quando si domanda in commissione perché è stato ucciso il colonnello Rosso? I sbirri non sa difendere, no. Questo signore, questa è quello che viene a dire a voi che poverino, che è veramente poverino il pubblico ministero che si è suicidato, ma non lo deve dire lui. Lui ha preso le parole di gente di Stato che ha parlato simili cose e lui non li sa tradurre e le traduce alla corleonese, da ignorante e senza cultura. E io senza dialogo io mi perdo, perché io non è che ho scritto un copione. Avrei voluto che questo signore mi rintuzzasse per poter trovare gli argomenti per parlare con lui, perché lui parla di moralità con me per le donne. Però io vorrei sapere da voi tutti e da lui stesso con quanto coraggio lui può dire a me di moralità
quando è l'artefice della fine dei miei cari, questo individuo può parlare di moralità? Quando ha ucciso tanta gente innocente, lui parla di moralità a me. Dov'è la sua moralità, Rina? La faccia vedere, la faccia conoscere. Dov'è la tua moralità? Dov'è la tua moralità? Dov'è? Perché sei andato a letto con tua moglie? Io lo so perché. Eri troppo preso a seguire le cose mafiose. Tu eri troppo preso per diventare la star della Cosa Nostra. Quindi non ti preoccupavi delle donne. Ti preoccupavi di inseguire altre cose. Io invece ho inseguito altre cose. Le tue cose non mi interessavano. Io con questo ho concluso, io non ho niente da dire perché già io mi sento un... Io vorrei capire una cosa. Grazie. Lei quante volte l'ha incontrato personalmente, Rina? Ma io credo 3 volte, 4 volte, 5 volte, ma gli incontri veramente sono stati 2. Uno nel 1970, uno nel 1980. E questi sono rimarchevoli. Quello 70 è quello di cui l'avevo parlava visto poco. altre volte alla Favorella, l'avevo visto quando lui disse a Bontadi che lui voleva essere ucciso col suo stesso revolver. Quello già l'ha E detto, queste sono cose fugaci, perché io, da sempre, avendo avuto lezioni da altri, ho dispezzato i corleonesi. Non mi venga a dire i corleonesi si lavi la bocca con l'aceto, perché io non intendo dire corleonesi, abitanti di Corleone. Non ne ho il diritto, non mi permetterei. Quando dico corleonesi mi intendo riferire a lui e ai suoi accoliti, non ai corleonesi abitanti di Corleone. Si lava la bocca quando parla dei corleonesi. Moralità. Io ci domanderei, ma lasciamo perdere, vai. Lasciamo perdere. È risata ironica o sarcastica? Rina, lei può non rispondere, però se si diverte o partecipa alla corte perché si diverte o non si diverte affatto. Non commento. Il pubblico ministero deve fare domande? Signor Buscetta, lei ha accennato al fatto che Rina ha fatto uccidere moltissime persone innocenti, moltissime persone, tra cui molte innocenti. Vuole ricordare alla Corte quali sono questi omicidi, quelli più importanti che ha deciso Rina o ha fatto Rina? Ma lei sta scherzando? Ma tutti, tutti. Chi è che non si rivolgeva a lui per fare un omicidio? Lei pensa che hanno ucciso i miei figli o li hanno fatto scomparire i miei figli e lui non lo sa? È una cosa assurda. È la domanda più assurda che ho ricevuto da tanti anni a questa parte. La sua, mi dispiace. Lui ha deciso tutti gli omicidi che sono successi nel Siciliano. Tutti. Anche quelli della provincia, di altre province. Non solo della provincia di Palermo. Voi non vi siete reso conto il personaggio che avete davanti, non vi siete reso conto. Speriamo che vi renderete conto. Vuole sentire la scalata gerarchica del signor Rina? Lui ha ammazzato il suo primo capo, Michele Navarra, insieme a Licio. Poi si è liberato di Rina attraverso lo Stato. Di Rina, di Ligio, attraverso lo Stato, chiedo scusa. Poi servì Badalamenti, poi si liberò di Badalamenti, facendolo accusare da Salomone di una cosa non vera.
Poi le disse a Greco che lui finalmente era il vero capo della commissione, Michele Greco. Ma non era vero, se lo giocò usando Scarpazzetti. Io posso arrivare fino a questo perché poi dopo questo non ho più notizie. Io credo che il resto lo sapete voi. Senta, del rapporto che c'era fra Rina e Michele Greco, lei che cosa ci può dire? Più... Il rapporto che c'era fra Michele Greco e Rina, buonissimo, Sì, ottimo. vabbè, no, entri nei particolari. Che cosa ci può dire? Michele Greco pensava che lui facesse il capo della commissione, ma non era vero, il capo della commissione era lui. Collochiamolo nel tempo questo discorso, cioè secondo lei quando è che Rina diventa il vero capo della commissione, secondo lei? Secondo me, non perché io abbia accompagnato. Appunto, certo, secondo. Nell'85. Nell'85. E prima? Prima era Michele Greco, ma lui ci faceva fare a Michele Greco anche perché aveva un individuo dentro la famiglia di Michele Greco, che era Scarpazzetti. Lui era il vero capo della commissione. Era lui che decideva. Perché lo stesso Michele Greco, quando ammazzano a Bontadi, non lo sa che hanno ammazzato Bontadi, non lo sa che l'autore è lui. Chi ci dà a lui la difesa per poi accusare è stato un soldato di Stefano Bontadi che andò da Riccobono e andò a dire: io ero interessato da Stefano Bontadi per cercare a Rina. Solo in quell'epoca lui ebbe il perché uccise Bontadi, ma prima non l'aveva l'accusa. Io penso che potrei fare romanzi di fantascienza per quello che io so e che logicamente non riesco a tradurlo perché non ho né l'oratoria né la parola né i mezzi facili per farlo. Ma voi avete davanti a voi un uomo che da solo vi ha aiutato a distruggere Cosa Nostra. Lui vi ha aiutato. Io voglio ricordarle una cosa, signor Presidente. Un presidente di Corte d'Assise, circa 20 anni fa, disse, questo presidente si chiama Gracco d'Agostino, presidente di Corte d'Assise, disse: la mafia finirà quando un mafioso parlerà. Reina, non sono più solo io che parlo, adesso è una marea di gente che parla. Mafia è finita. Non nel senso generale, perché la mafia si riproduce come un cancro, disgraziatamente, ma già una buona cosa si è fatta. Lui l'ha distrutto la mafia, con le sue mani, per la sua egemonia. Comunque io non ho più niente da dire, signor Presidente. E dicevo poco prima che questo è un confronto che dovrebbe essere normalmente un dialogo fra due persone che hanno reso dichiarazioni opposte. Tuttavia, se qualcuno dei difensori vuole dire qualcosa, vuole chiedere qualcosa, può senz'altro accomodarsi. Se può chiedere a Tommaso Buscetta che spieghi un po' meglio perché ha negato in precedenti occasioni processuali di conoscere Salvatore Rina, così come a suo tempo mi pare di ricordare negò in una prima fase che conosceva Luciano Liggio. Risponda. La risposta io credo che lui la dovrebbe trovare negli atti giudiziari, perché io ho detto solo dopo 2, 3 giorni, 4 giorni, 8 giorni che sono arrivato in Italia, quindi in uno stato mentale molto confuso, disse forse non li conosce neanche fisicamente, a tutte e tre, Provenzano, Liggio e Rina. Dopo quel giorno mai più mi fu fatta richiesta se io conoscessi Rina. Non ho mai negato
se mi fu chiesto ancora una seconda volta, solo in quell'occasione. Può chiedere, Presidente, quali rapporti gli risultano? Non ha parlato anche di altri componenti della